Cosa penseresti se ti dicessi che il nonno ha costruito il primo batiscafo della storia ed è stato il primo uomo a osservare la curvatura terrestre? E no, la Terra non è piatta. Suo figlio è stato il primo uomo a raggiungere la fossa delle Marianne a quasi 11.000 metri di profondità. Il nipote, il primo uomo a circumnavigare il mondo su un pallone aerostatico e tanto tanto altro. Penseresti sicuramente che stiamo parlando di loro o di qualche altro personaggio dei fumetti, dei cartoni o dei libri, e invece no, questa straordinaria famiglia è esistita davvero, i Picard, e nel corso di questo video ti racconterò la loro storia. Ciao, io sono Stefano Bolotta, sono un giornalista e su questo canale racconto lo straordinario nell'ordinario. Iscriviti se non l'hai ancora fatto ed esplora il canale con le playlist e le centinaia di video che troverai. La nostra storia inizia in Svizzera, a Basilea, terra di grandi geni, uno su tutti, Roger Federer. Il protagonista è Jules Picard. È un chimico, insegna all'Università di Basilea, Jules, e ha 2 figli. Sono fratelli gemelli, Auguste Picard e Jean-Félix Picard. Entrambi seguono le orme del padre, abbracciando la scienza. Jean-Félix lo fa al 100% perché diventa a sua volta un chimico, mentre invece Auguste, lui abbraccia la fisica. A noi interessa principalmente la vicenda personale di Auguste. Si laurea in ingegneria meccanica al Politecnico Federale di Zurigo, dove qualche anno più tardi insegnerà proprio fisica. Sarà docente inoltre all'Università Libera di Bruxelles. Siamo ai primi del Novecento, gli scienziati non sono dei semplici studiosi, sono anche degli esploratori, degli avventurieri, esattamente come Indiana Jones. Auguste non passa le ore chino sui libri a studiare semplicemente, è uomo d'azione, vuole anche scoprire concretamente sul campo quelle che sono le conseguenze dei suoi studi, è attratto in particolare dall'aria, dal cielo. Vuole scoprire infatti quali sono gli effetti dei raggi solari e delle radiazioni sull'organismo umano, sugli aviatori, che di lì a pochi anni si troveranno a solcare i cieli in maniera decisa. Auguste affronta i primi voli a partire dal 1913 su dei palloni aerostatici, insieme al fratello Jean-Félix, a sua volta aviatore. Effettuano decine di voli. Nel 1925 Auguste ha una grande intuizione e costruisce una sfera, un piccolo scafo stagno di 2 metri per 2 che può contenere un equipaggio di 2 persone, strumenti per rilevazioni scientifiche, una macchina per mantenere costante la pressione dell'aria naturalmente e le bombole di ossigeno. Per resistere alle freddissime temperature delle alte quote, progetta un sistema ingegnoso. Dipinge metà della sfera di nero per attirare e immagazzinare i raggi solari. Il 27 maggio 1931 Auguste Picard e il collaboratore Paul Kipfer partono dalla Baviera e stabiliscono un primo record. Raggiungono infatti quasi la stratosfera, a quota 15.781 metri. Tornano sulla Terra dopo ore in cui sono rimasti immobili, impossibilitati a scendere. Vi racconto un aneddoto davvero incredibile riguardo questo primo volo. Già, perché non possono scendere i 2 con il loro pallone aerostatico? Perché il rotore che consente alla navicella, alla capsula di Picard, di girarsi verso il Sole si blocca e la navicella rimane esposta a lungo ai raggi solari. La temperatura all'interno dello scafo della piccola navicella supera i 40 gradi, stanno morendo di caldo. Ma c'è un altro guasto a rendere ancora più complicata la situazione, perché una valvola impedisce la fuoriuscita di idrogeno dal pallone aerostatico, dunque non possono scendere. Come se la cavano? Auguste lo sa, è costretto ad aspettare che il sole cali, si abbassi all'orizzonte e che la temperatura possa scendere all'interno della navicella e del pallone, così da poter lentamente avviarsi verso l'atterraggio, che avviene 2 ore più tardi, quando ormai i giornalisti presenti sulla scena a terra li dichiarano già morti. Pensate che lui e Kipfer sono i primi esseri umani, proprio nella storia dell'umanità, a osservare dall'alto la curvatura terrestre. Una volta messi i piedi per terra commentano: sembra un disco piatto con i bordi rialzati. Terrapiattisti colpiti e affondati quasi un secolo fa. Il 18 agosto 1932 Auguste Picard, con un nuovo compagno di volo di avventura, Max Cousins, parte dalla Svizzera e stabilisce un nuovo record in alta quota. Raggiungono infatti 16.201 metri nel cielo. È un nuovo record. Anche in questo caso c'è un aneddoto riguardo la fase di discesa, già, perché per problemi di correnti non arrivano, non atterrano là dove li stavano aspettando tutti e dove era previsto l'atterraggio. Sono costretti ad allungarlo di diversi chilometri. Pensate, arrivano sul Garda, nei pressi di Volta Mantovana, dove vengono intercettati dal conte Pellegrini Malfatti, che è un personaggio decisamente bizzarro, estasiato da questa loro avventura e dalla conoscenza di Auguste Picard, che in quel momento è un personaggio molto popolare e molto
molto noto, decide di rapirli, tra virgolette, di prenderli e portarli nella propria tenuta dove è in corso un ricevimento e li fa incontrare con un grande personaggio della letteratura del Novecento italiano, Gabriele D'Annunzio. Dall'aria, dal cielo, negli anni successivi, Auguste Piccard si trasferisce nell'acqua, in un altro elemento dove cerca di adattare i suoi studi e le sue invenzioni, in particolare la navicella con cui ha volato attaccata a palloni aerostatici, nell'ambito acquatico, oceanico. Crea quello che sarà il primo vero battiscafo della storia per esplorazioni oceaniche, l'FNRS-2, da Fondo Nazionale di Ricerca Scientifica del Belgio. Ha infatti gli aiuti e i finanziamenti del governo belga. L'FNRS-2 è il primo battiscafo per esplorazioni oceaniche a grandi profondità, ma è il primo vero battiscafo della storia. Nel 1948 è considerato il C3 di Pietro Vassena e trovate un'intera playlist qui sul canale se volete approfondire questa storia. All'inizio degli anni 50 Piccard costruisce anche un altro battiscafo e lo fa in Italia, il Trieste, che deve il suo nome proprio alla città giuliana in cui fondamentalmente viene ideato e vengono raccolti finanziamenti grazie alla figura di Diego de Enriquez. Trovate anche questa storia, come è nato il Trieste e la sua grande epopea, in un video dedicato qui sul canale. Con il Trieste, costruito e assemblato nei principali cantieri del nostro paese dell'epoca, Auguste Piccard rivaleggia con la Francia, che fa suo l'FNRS-2 e lo trasforma in FNRS-3 per il primato di immersione in profondità. Nel 1954 i francesi scendono a 4.050 metri, poi Auguste si ferma. I finanziamenti sono finiti. Ma in questa storia io non vi ho detto che è entrato in scena anche il figlio di Auguste Piccard, Jacques Piccard, ingegnere ed esploratore. E adesso è il suo turno. Nel 1958 il Trieste viene acquistato dalla US Navy, dalla Marina Militare, dell'esercito americano. E si sa, quando gli Stati Uniti entrano in campo per una battaglia, per una corsa a un primato, lo fanno per sparigliare il mazzo. Iniziano così delle discese propedeutiche negli abissi dell'Oceano Pacifico, per arrivare a quello che sarà poi il record vero e proprio, stabilito il 23 gennaio del 1960 nella fossa delle Marianne. Nell'altro video, purtroppo per lapsus, dico 1958 senza accorgermene, ma ovviamente l'anno del record è il 1960. Jacques Piccard con l'ammiraglio della US Navy, Don Walsh, scendono a 10.916 metri, poi corretto anni più tardi in 10.902, è il punto più basso dell'Oceano Pacifico e in generale del nostro pianeta. Jacques Piccard però è molto altro oltre al Trieste. Lavora per anni al progetto del mesoscafo, un'imbarcazione particolare pensata per esplorare le medie profondità con un equipaggio più numeroso rispetto a solo 2 persone e con una cabina stagna più leggera dell'acqua. Questo per consentire anche in situazioni di emergenza una veloce risalita. Jacques Piccard è considerato uno dei più grandi esploratori del Novecento. Credete che sia finita qui? Niente affatto, perché Jacques Piccard ha un figlio chiamato Bertrand Piccard. Bertrand segue le orme del nonno e quelle del fratello gemello del nonno, diventando a sua volta aviatore, oltre che psichiatra. La sua più grande impresa è datata 1999, quando a bordo dell'Orbiter 3 diventa il primo uomo, insieme a Brian Jones, a completare un giro del mondo ininterrotto in mongolfiera. Un viaggio straordinario, pensate, di 46.000 km, 119 giorni, 21 ore e 55 minuti, senza mai effettuare scalo, con partenza dalla Svizzera e arrivo in Egitto. Non solo, Bertrand dedica gran parte della sua vita allo sviluppo di un progetto, il Solar Impulse, un velivolo interamente alimentato da energia solare, dall'apertura alare di 72 metri, in grado di volare anche di notte con l'accumulo di energia diurna. Vi lavora senza sosta dal 2003 al 2015, quando finalmente è in grado di iniziare la circumnavigazione del globo il 9 marzo da Abu Dhabi, per completarla il 23 luglio 2016, dopo 17 tappe e varie soste programmate. Auguste, Jacques e Bertrand sono i principali protagonisti della famiglia Piccard, ma non sono gli unici. Jean-Félix, fratello di Auguste che abbiamo già conosciuto, supera quota 17.000 metri con un pallone aerostatico. Jeannette, sua moglie, è la prima donna pilota di aerostati. Don, loro figlio, diventa celebre per il primo volo libero in mongolfiera dopo la Seconda Guerra Mondiale. Siamo davvero in presenza di una famiglia straordinaria che ha dato tantissimo alla scienza, all'esplorazione e all'avventura. E se avete fatto caso alla loro data di nascita e a quella della loro scomparsa, avrete notato la longevità della loro esistenza. Evidentemente il brivido dell'avventura ha allungato loro la vita.
Pensate che Auguste Piccard è stato talmente influente da essersi visto dedicato nel corso della sua vita un asteroide della fascia principale, il 43806 Auguste Piccard, scoperto nel 1991 da Freimut Björgen e Lutz Schmadel. Un personaggio dei fumetti, il professor Trifone Girasole, dell'universo letterario di Tintin, opera del grande autore belga Hergé. E infine, vi siete mai chiesti perché il celebre capitano Jean-Luc Picard, al comando dell'equipaggio della Enterprise in Star Trek, si chiami così? E tu, conoscevi già qualcuno di questi straordinari personaggi della famiglia Picard? Fammelo sapere nei commenti. Lascia un like sotto questo video perché mi aiuterà a farlo girare su YouTube e a portare questa storia a quante più persone possibili. Se vuoi, iscriviti anche al canale WhatsApp per non perdere nessuna nuova uscita qui sul canale. Noi ci vediamo alla prossima!